8 del mattino, buongiorno alla mia bella Rita. Buongiorno, pronti per andare a fare colazione. Quella di ieri ci è anche piaciuta, quindi siamo anche Sì, contenti buona. di andare, la facciamo Sì, siamo identica. anche affamati. La facciamo identica. Poi dobbiamo chiudere le valigie e spostarci perché, come vi ho detto, questo hotel è in overbooking e quindi non ci hanno permesso di rimanere. Noi prenotiamo ormai sempre per 2 giorni e poi al massimo chiediamo appunto di poter rimanere altri giorni. Qui non è stato possibile, quindi ce ne dobbiamo andare. Peccato, stavamo bene. Va bene, ci spostiamo di poco. Buongiorno a tutti ragazzi, anche da parte mia. Si mangia al volo, scendo, lavoro un po', chiudiamo tutto e si va. Qua di fronte, non lontano. Mangiamo la stessa identica colazione di ieri. Breakfast 2 si chiama, English Breakfast 2. Qua stanno iniziando a vestirsi da Babbo Natale, stanno preparando gli alberi. Stessa colazione, buonissima. Pancake, uova, pancetta e frutta e spremuta. Davvero una ottima colazione. Poi ti portano la pancetta, mica la pancetta nelle bustine che compri nei supermercati, no, pancetta vera, Tagliata a coltello. tagliata a coltello e arrostita, quindi tanta roba. Comunque ci dobbiamo spostare, ma stavamo dicendo con Rita che alla fine ci piace a noi spostarci. Non ci annoiamo. Mai, almeno ti sposti e trovi un altro hotel. Noi siamo fatti così. Ogni 2 giorni dobbiamo andare via. Sì, ogni 2 giorni dobbiamo spostarci. Prima di lasciare definitivamente l'hotel sto finendo di fare un lavoro al computer. Sto inserendo i sottotitoli ragazzi, un lavoro lunghissimo. Però permette a tanta gente di altre nazioni di poter vedere i nostri video e di capirci qualcosa. Sono le 11:33, a mezzogiorno dobbiamo lasciare la camera. Quasi in ritardo. Rita ha chiuso le valigie, ha chiuso tutto, devo solo mettere il computer, siamo quasi pronti. Solito giro di perlustrazione, sembra che non stiamo dimenticando nulla. Non stiamo dimenticando nulla. Sembra di no. Andiamo. Nuovo giro, nuova camera, Rita. Dobbiamo anche scoprire dov'è. Sì. Dovrebbe essere qua di fronte, spero. Speriamo, ma sì, dovrebbe essere vicino. Meno male abbiamo l'hotel a 10 metri. Nuovo hotel, sembra anche molto bello. Colazioni qui non incluse, 3 euro se non sbaglio. Qua dobbiamo pagare 3 euro a colazione. Però ne paghiamo 17 o 20 per la camera, quindi va bene, diventano 23. Ok, no problem, thank you. Ci stanno facendo entrare addirittura un'ora prima. Abbiamo preso la nuova camera e abbiamo perso in termini di comodità. Molto più piccola, buia veramente. Adesso giro la GoPro, ve la faccio vedere. Quella costava 30, questa costa 20 a notte. Molto carina, pulitissima, però piccola e buia. Ma ti dirò anche più funzionale forse, perché mi sembra che ci sia più organizzata. La doccia Il bagno è fantastico, è molto più grande, però perdiamo in spazio e in luce. 2 giorni, 2 giorni e ce ne La andremo. finestrella minuscola. Questo è il bagno. La doccia, sono sempre di queste aperte che allaghi tutto il bagno, ma vabbè, non ci interessa. Sì, bello, pulitissimo. E questa è la camera, ragazzi. Però la scrivania per poter lavorare, una bella poltrona, ci guadagno in comodità a livello di lavoro. Guardate che bello. Usciamo, andiamo in giro. 2 giorni va più che bene. Andiamo. Meno male che non ho restituito la moto, perché in questo hotel non c'è la possibilità di noleggiarla, ma noi ce l'abbiamo già ancora parcheggiato nell'altro hotel. Faccio 3 passi e me lo riprendo e ho mandato un messaggio al tizio che c'era noleggiato che lo tengo altri 2 giorni. Semplice. È andata bene anche la storia dello scooter, perché se gliel'avessi reso prima adesso saremmo a piedi e invece abbiamo di nuovo lo scooter che va anche bene, che cammina, è in perfetto stato. Ci porto poi in giro. Certo.
Di nuovo pronti, Ritta, di nuovo pronti e organizzati. Oggi a scazzo, si può dire, a passeggio senza meta, ma domani escursione. Facciamo un giorno sì, uno no. Ci riposiamo un po'. C'ho ancora il sedere a pezzi dal giro di ieri. Questi scooter, la parte anteriore della sella è una tavola. Ci dobbiamo immettere di nuovo nel delirio. Godiamoci Saigon gli ultimi giorni, perché facciamo questa bella escursione che ho in mente e poi la lasceremo anche. Finirà anche questo viaggio in Vietnam. Abbiamo voluto raggiungere un parco cittadino, non ne avevamo ancora visto e sono molto belli. Non troveremo fresco perché ce lo possiamo scordare, però ci sono sempre, credo intorno ai 35 gradi, vediamo. Oggi ce n'è 32. Sì, ma sotto il sole percepiti 40. Abbiamo trovato un ristorante veramente particolare dove si mangiano tantissime cose buone. Adesso guardate cosa ci mangiamo. Ci sono veramente, ragazzi, prodotti pazzeschi, gamberi mai visti. Siamo andati a comprarci una bottiglia di vino italiano in un negozio di vini, in una enoteca. Ce la siamo messa nel ghiaccio in ristorante e ci mangiamo qualche buon gamberone, qualche piatto di mare. Cin, saluti a tutti amici, ogni tanto un bicchiere di vino fa bene, dicono che fa sangue. Che prodotti, gamberoni che sono la fine del mondo. Avete visto cosa hanno portato adesso? E dopo beviamo anche un non lo so cosa sia, un grappino cinese o vietnamita. Buongiorno a tutti amici, oggi il buongiorno ve lo diamo già dalla moto e dal delirio di Saigon. Dobbiamo fare 1 ora e 44 minuti di moto per raggiungere il delta del Mekong, il fiume più importante del Vietnam. Quindi ci vediamo tra un po', devo guidare, sono un po' impegnato come potete immaginare. Ci saranno già 30 gradi ragazzi, mi sono messo il giubbottino perché dobbiamo fare 2 ore di moto, 1 ora e 47, va meglio, però c'è caldissimo e loro con la carne fuori appesa in strada. Dopo 1 ora e 40 di moto siamo arrivati a Mito e qua c'è il molo per poter comprare i biglietti, organizzare l'escursione, non sappiamo nulla, adesso vediamo. 2 ore di moto, di scooter, è abbastanza impegnativo, molto traffico e poi scomodi. Stiamo facendo chilometri e chilometri, ore e ore ogni giorno, il sedere è distrutto. Abbiamo fermato un ragazzo, forse ci aiuta a trovare una soluzione, a trovare una barca, qualcuno che faccia questa escursione. Questo ragazzo che abbiamo conosciuto, che abbiamo avanti, ci sta portando forse in un botteghino. La signora ci sta accompagnando, non ho capito se sarà il nostro capitano oppure ci sta accompagnando da un capitano che ci porta a fare questa escursione. Vedete, le barche che portano tutti i turisti sono barche da 30 posti e noi dovremmo essere soli, io e Rita e il capitano. Famosissimo Mekong, guardate cosa tutto trasporta e trascina. Vedete, così non mi piacerebbe, 2 o 3 ore seduto in 40 dentro queste barche. Ci sono 58 gradi all'ombra, grandi, grandi, noi da soli ragazzi. Hello! Benvenuti nel fiume Mekong, adesso vi do 2 notizie. Vi leggo 2 notizie sul Mekong.
è uno dei fiumi più lunghi del mondo, con una lunghezza di 4.350 km. Nasce nelle montagne del Tibet, pensate un po', e attraversa diversi paesi come la Cina, il Laos, la Thailandia, la Cambogia e il Vietnam. Lungo il percorso il fiume attraversa paesaggi incredibili, ricchi di biodiversità, e ospita comunità che vivono di pesca e agricoltura. Inoltre è famoso per le sue risaie, i mercati galleggianti e le antiche tradizioni culturali. Insomma, c'è tanto da vedere e da raccontare, buon divertimento. Mi sono anche dimenticato di dirvi che questa è l'ultima escursione in Vietnam, ragazzi. Domani si parte, domani lasciamo il Vietnam, il tempo vola, sono già trascorsi praticamente i 45 giorni di permesso che abbiamo quando entri in questo paese. Queste sono le classiche escursioni guidate, vedete, ti portano dagli hotel con il pullman, ti fanno fare il giretto e ti riportano in hotel. Ci hanno fatto scendere in un'isola nel fiume, un'isola che c'è qua in questo immenso fiume. Forse si fanno delle degustazioni di qualcosa, forse miele, perché vedo un sacco di cartelloni di miele. Avevo intuito. Eccolo qua, questo. Tutto un business ultra collaudato. Portano i turisti, poche chiacchiere, poche risate, vengono, ti preparano la cosa, ti rifanno salire in barca e ti riportano a casa. Piccola pausa non è male. E limone disidratanti, sono buonissimi. Banana. Abbiamo bevuto un bicchierino di tè col miele, molto buono, delle banane essiccate, anche del limone essiccato. Adesso la signora ci porta a fare un giro e cercano di venderci qualcosa. Adesso ci offrono un po' di frutta. Appena ti siedi arriva subito il musicista. Musica e frutta e un tè, un altro. Frutto stranissimo. Gelatinoso, dentro ha un seme enorme e fuori è completamente gelatinoso. Buono. Un po' alieno. Dolce, molto dolce. E questo è il piccolo seme che c'è dentro, liscissimo come il seme di una nespola. Non sappiamo bene dove ci sta portando la signora, ma ci sta facendo fare una passeggiata in quest'isola, un'isola del Mekong. Non lo so se ti fanno fare altre degustazioni o vogliono venderti altri prodotti, non lo sappiamo, adesso lo scopriamo insieme. Pelle di coccodrillo, facendoci vedere che il fuoco non gli fa niente. Madonna che massiccia, non l'avevo mai vista, guardate questi. Carretto col cavallo nell'isola sul Mekong. Prego, in carrozza. In carrozza. Rita, in carrozza. Ci stanno portando sicuramente a fare un giro con delle barche piccole nei fiumi più stretti. Questo mi piace. Stiamo tornando indietro perché forse il signore si è adirato, perché si è un po' incazzato, perché ci volevano far scendere di nuovo, gli ho detto andiamo avanti, ci voleva far scendere per forza, gli ho detto non scendo, e allora adesso abbiamo girato, forse ci sta riportando o al punto di partenza o a fare l'escursione con le barchette. Questo ci piace, saliamo su una barca e ci fanno fare un giro in questi fiumi. Come si chiamano, Rita? Tutti gli affluenti, ecco, gli affluenti, non mi veniva il termine. Adesso sì che siamo vietnamiti puri e doc, vero Rita? Qui vivono così da anni, sono un po' esperti con queste barche. Ok,
chiesto a Rita se si volesse fare un bagnetto in questo fiume. Ha detto no grazie. Neanche insisto, vero Rita? No, infatti non insisto. Si scende in un altro market. È l'escursione più strana che abbia mai fatto. Qua stanno cuocendo le noci di cocco. Ce l'hanno fatta assaggiare, pasta di noci di cocco. No, vedete, fanno dei biscottini. Olio e allungano e poi tagliano e fanno i biscottini e li mettono ognuno in un pezzettino di in un involucro e poi li vendono. Vedete? Il prodotto finito. Guardate questo frutto che è strano appeso all'albero, guardate che è grande. Chissà che cos'è, le ho chiesto se si mangia, mi ha detto di sì, se ha capito. Jackfruit, in Vietnam si chiama Mit, il frutto più grande che cresce, può pesare 30 kg, buccia verde con tante punte, polpa gialla, dolce, sapore che ricorda banana più mango più ananas, squisito allora, sono 3 frutti che adoro e insieme sono buonissimi. Quando è acerbo viene usato anche come carne vegetale, diffusissimo nel delta del Mekong, infatti. Non puzza, a differenza del durian. Ah, vedi? Non puzza. Se te lo offrono puoi assaggiarlo senza paura. Domani sveglia presto, abbiamo il volo alle 9:25 da Saigon. Quindi il signore col cavallino si è offeso con noi, voleva, sapete, in queste cose organizzate, queste attrazioni, tutto studiato, ti caricano qui, ti fanno scendere lì devi mangiare, lì devi bere, lì devi scendere, devi acquistare, poi risali, ti riportano dall'altra parte, ti rifanno scendere e lì devi di nuovo sederti a mangiare, pagare, tutto in poco tempo. Quindi a un certo punto gli ho detto io non scendo. E si stava innervosendo, ma non sono sceso lo stesso. Allora ha girato e ci ha riportato dove poi è iniziata l'escursione carina nel fiume, quello stretto, un affluente. Sì, se no sei come un burattino che ti prendono e ti mettono dove vogliono loro, a me non mi piace. Siamo scesi di nuovo e ci troviamo a Ben Tre, un'altra isola se non sbaglio, vediamo. È il posto più famoso qui del Mekong. Non lo capisco se è un'isola, mi sembra di no. È una cittadina, comunque cittadine qui sulle rive del fiume. Posti strani, veramente strani. È famosa, non so per quale motivo, lo vogliamo scoprire. 10.000. Yes. Adesso ragazzi diamo da mangiare a un coccodrillino, vediamo quale scegliamo. Sembrava addormentato, pazzesco. Sembrava che stesse dormendo, Rita, avevi mai dato da mangiare a un coccodrillo? No. L'ha preso, Ha preso al volo. Quello sta ancora masticando. Un colpo in testa. Chị mấy nó bắt mấy con cuồng nói không phải không? Là quello con la testa sulla coda di quell'altro e gliela piega, guarda. Sì. Comunque Ben Tre è famosa per la sua natura lussureggiante, è meno turistica e quindi è più, si può apprezzare molto di più tutto questo.
è famosissima per il cocco, i dolci di cocco, l'olio di cocco, come vi abbiamo fatto vedere prima. Ah, vengono a... Ok. Secondo me hanno la pancia piena. Là. Dal biberon. Un biberon. Aiuto! Fanno la doccia. Il biberon. Fa ridere il biberon, eh? Questi gli è dato da mangiare sempre in Thailandia, ma non col biberon. Invece in questa vasca ci sono 2 pesci gatto, vero Rita? Chissà se sono pesci gatto. Sì, catfish. Yeah. Questi sono serpenti, non sono anguille. Quelle sono anguille. Questi fanno lo scrub. Sì. Ah, per quello che ci sono le panche, metti i piedi dentro Poi anche mangiare nel frattempo. e ti mangiano tutta la pelle morta. Sì. Per 30.000 dong ci facciamo fare lo scrub ai piedi. Ti fai fare? Vediamo. Dovrebbero venire tutti e mangiarmi interamente i piedi. Là, si stanno avvicinando. C'è che fastidiosi! No, non li sopporto! Non li sopporto! Aiuto! No, non li sopporto perché c'è... Aiuto! No! È troppo... non ce la faccio! No! È troppo... fa troppo solletico! E poi vengono in moltissimi. Solleva la pianta. Ah. Mangiano anche... Aiuto, quanti ne ho adesso? Solleva i piedi. Aiuto! Una pulizia totale. Sì. Adesso metto anche la faccia, quindi. È veramente fastidioso perché ti fanno troppo solletico. Aiuto, ne ho troppi adesso. Non li sopporto più, andate a mangiare a casa vostra. Non vi do più niente da mangiare, basta. Da tutti i pezzi di carne appesi, i coccodrilli non vedono l'ora di che passi qualche turista per darglielo. Qua avremmo potuto mangiare, ma è ancora presto, io non ho fame, poi abbiamo mangiato frutta, di tutto, quindi rientriamo. Mangeremo un po' più tardi. Sì, facciamo un'oretta di moto, poi ci fermiamo, pranziamo, così ci riposiamo in sederino e poi continuiamo. Dobbiamo ancora fare 2 cose importantissime al computer, quindi dobbiamo anche rientrare e ci vogliono altre 2 ore di moto per tornare a casa. Ci voleva già riportare all'inizio, da dove siamo partiti, no? Finita l'escursione, ma io volevo fare un altro giretto. Abbiamo visto delle macchinine per un altro paio di euro, ci facciamo portare a fare un giro qua. E quando ricapito qui, ragazzi, Rita, Sì. ma quando torneremo mai noi sul delta del Mekong? Non credo. La signora che ci accompagna è un boss, è un capo di tutta la zona, guardatela, è un capo, sta sempre telefonando a tutti, parlando con tutti e sembra che la rispettino da queste parti, sicuramente è conosciuta bene. Fa ridere. Andiamo a cercare un mezzo di trasporto che ci porti a visitare questo posto. Dicevo, ne approfittiamo visto che siamo qui per vedere un po' come è fatta questa città, una città sul delta del Mekong, per pochi euro, ne vale la pena. Io ho già detto che non voglio fermarmi né nei ristoranti né nelle bancarelle a comprare nulla, voglio solo fare un giro e hanno detto che va bene. Questo è un mega hotel che hanno costruito qui sulle rive del Mekong, il Bamboo Riverside, bellissimo, tutto bianco, impeccabile, con
con le camere che danno sul Mekong. Ho voluto vedere, ci siamo fatti portare un secondo qui. Guardate qui una cenetta sul Mekong, non sarebbe male di sera. Ci ha detto la signora che quest'uomo dentro il fiume cammina ed è lì perché sta catturando gamberetti. La signora adesso sta chiamando di nuovo la barca per rientrare e va bene così, finita così. Salute a tutti. Buono, eh? Cocco fresco. Ma no. Salutiamo la nostra guida, ragazzi, e proseguiamo il viaggio. Bye bye. È stata carina, dai, lei è stata tranquilla. Ci ha anche difeso quando non volevo scendere. Riprendiamo la nostra motoretta e si parte. Adesso dobbiamo fare 1 ora e 57 di moto, ma non 1 ora e 57 in una bella strada tranquilla, senza traffico. 1 ora e 57 nella giungla dobbiamo fare. È quello che... E non nella giungla di alberi, nella giungla di metallo. Giungla di moto. Ci siamo fermati per pranzo, sono le 2:20, è ora di mangiare. E poi proseguiamo, manca ancora tanto, ragazzi, tantissimo. Ci hanno portato questa bevanda, non l'abbiamo neanche chiesta. È buonissimo, non buono. Bistecchina arrosto, le sta facendo il signore qua all'ingresso, l'ho visto arrostire, per quello che mi sono fermato. Mi sono fermato perché l'ho visto arrostire. Vabbè, buon appetito a tutti. Buon appetito. Abbiamo chiesto cosa fosse ed è canna da zucchero. Ed è ottimo. Pranzato molto bene, pagato niente come sempre, posto pulitissimo, quindi siamo stati bene. E quella bevanda con quella bevanda di canna da zucchero è strepitosa davvero. Siamo di nuovo a Saigon, la situazione è questa, non cambierà mai. Come faranno a vivere in questo posto? Guardate che stressante. Va bene come siamo noi, 3-4 giorni, 5, ma tutta la vita esci e devi metterti in questo casino, aiuto. Finita, ragazzi, ci siamo salvati a Saigon, ce l'abbiamo fatta e siamo in camera. E adesso dobbiamo fare diverse cosette, ci vediamo più tardi. Oggi 4 ore di moto. Rita è fresca come una rosa, vero Rita? Ah? Squagliata. Eh beh, a dopo. A dopo.
Sono le 7:30 ragazzi, stiamo scendendo per andare a cena. Abbiamo restituito lo scooter perché domani si parte. È finito il Vietnam, Rita, è finito il Vietnam, è stato bellissimo, ci è piaciuto moltissimo a entrambi. Paese incredibile. Paese molto bello. La prossima volta, se dovessimo mai ricapitare in Vietnam, dobbiamo solo venire poco più tardi, perché quando siamo arrivati noi al nord stava finendo la stagione delle piogge. Sì. Fa caldo da metà dicembre e noi siamo venuti dai primi. Sì, forse anche più avanti, fine dicembre, inizio di gennaio, forse il periodo migliore. Per tutto il resto invece è stato splendido, Sì, è stato davvero un paese assurdo. Paese splendido e gente splendida, persone meravigliose. È vero. E poi, oltre che aver reso lo scooter, abbiamo anche fatto di tutto e abbiamo lavorato, ci siamo fatti la doccia. È passata anche questa serata, è trascorsa anche questa serata. Sì. Una cosa che non mi mancherà, questo sicuramente, non mi mancherà il traffico di Saigon, anche se è stato veramente divertente girare in moto qua, è stato proprio bello, bellissimo. Abbiamo trovato un bel ristorante, un sacco di bei piatti, ma proprio belli, mi piacciono da morire. Non vietnamita, Non è vietnamita? no, Tokyo. Non l'avevo capito, siamo in un ristorante giapponese. Ma che... Primo piatto, un bel riso fritto con verdure. Secondo piatto, raviolini, questi li conosciamo e sono molto buoni. Terzo ed ultimo piatto, abbiamo della carne, abbiamo uova, abbiamo... non sembra male neanche questo. Tante verdure, noodle, di tutto. Stiamo facendo un giro nell'hotel perché volevamo vedere la sauna e anche la palestra, che poi l'abbiamo vista, ci sono 2 ciclette e basta. Qua c'era la lavanderia e il salottino, bello.